Salve ragazzi e bentornati sul canale, vi ricordo di iscrivervi e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Lascia un bel like e condividi questo video con gli amici. E dopo un'oretta sotto il sole, questo è il prodotto finito. Che ve ne sembra? Cosa ne pensate di questa soluzione? Scrivetemelo nei commenti. Possiamo iniziare la lavorazione vera e propria. Andremo ad asportare parte di questo canale e realizzarne uno nuovo con una nuova forma, per poi vedere dove è necessario andare ad applicare un altro po' di stucco epossidico e creare dei nuovi scivoli che favoriscano l'alimentazione stessa. Ora che è bello asciutto non ci resta che segnare la parte da asportare prima di rimuovere la piastra. Con un pratico tensile da incisione andiamo a ricalcare il bordo che ci darà poi la profondità di taglio che dovremo ottenere, e ora possiamo smontare la piastra. Come potete vedere, siamo riusciti a premerlo abbastanza bene da andare addirittura a replicare la filettatura, e qua nel punto dove c'era la filettatura vecchia siamo riusciti addirittura a penetrare. È venuto veramente bene. Continuiamo con l'apertura del carter motore e vediamo insieme come poterlo staffare. Andiamo alla fresa. Ebbene, dopo le lavorazioni sotto la fresa del nostro D'Amato Macchine Multitech 800, che troverete il link in descrizione, questo è il risultato che siamo riusciti a raggiungere con una buona precisione, oserei dire. Vi ricordo che noi qua non siamo dei tornitori o dei fresatori professionisti, siamo degli appassionati e riusciamo comunque a realizzare i nostri sogni e a ottenere ottimi risultati. Ora ci vuole soltanto un po' di rifinizione con le nostre lime. 1 hour later. Facciamo la prova con il nostro pacco lamellare. Come potete vedere entra abbastanza bene e va in battuta. Vi ricordo che ancora dovranno essere installate tutte le guarnizioni per montare il tutto correttamente. E vi faccio vedere l'interno. Vedete questa zona di qua vuota e questa zona qua di fronte vuota? Dovranno essere riempite con dello stucco epossidico per andare a creare uno scivolo che indirizzerà nel modo migliore il flusso gassoso verso le sacche di travaso. Quindi procediamo di nuovo ad aprire il blocco motore, a preparare la superficie e renderla scabrosa come abbiamo fatto in precedenza per apportare lo stucco che ci serviva, e andiamo ad applicare di nuovo lo stucco. Andremo a lavorare il tutto e creeremo un bellissimo canale dritto e molto ben indirizzato verso le sacche di travaso stesso. Apriamo.
aperto il carter, possiamo vedere come la nuova valvola lamellare va a lavorare sul carter stesso. Vediamo che la lamella vicino al terzo travaso apre molto bene e la lamella subito dietro che dirige verso l'alberomotore lavora anche molto bene. Ora vedete questi spazi vuoti che ci sono qua? Questi spazi li dovremo andare a riempire per far sì di creare una battuta alla lamella stessa, per evitare che sfarfalli e quindi si possa flettere e spezzare nel lungo termine, e anche in questa parte di qua dovremmo andare a riempire. Questo riempimento servirà non solo a garantire alla lamella una vita maggiore, ma anche a indirizzare meglio il flusso gassoso verso i travasi e soprattutto a ridurre gli spazi nocivi all'interno del carter pompa. Quindi ora andremo a smontare il restante della basetta e a preparare le superfici con il nostro Dremel, rendendo la superficie scabrosa e piena di bozze, così lo stucco riuscirà ad attaccare nel modo migliore. Che odore di soffritto. Later. Much later. E dopo l'intervento di lui, che ha preparato per bene tutte e due le superfici, ritorno io con il nostro fidato stucco e ricominciamo a impastare e pomiciare. Quindi prima questa piccola dose la andremo a utilizzare per qua. E lo andiamo a premere per bene dove serve. Se è troppo, se ne leva un po', gli diamo il tempo di catalizzare un po' e nel frattempo lo andremo a modellare. Quindi questo lo uniamo a un secondo pezzo. E facendo per bene attenzione lo andiamo a premere nella sua sede, cercando di farlo penetrare nel foro di lubrificazione. In questo modo riuscirà a creare un buon ancoraggio e difficilmente si verrà a staccare. Ora, mentre lui inizia a catalizzare, noi continueremo a modellarlo e a dare una forma che abbia più o meno la forma di uno scivolo, che vada ad indirizzare tutta la nostra miscela nel punto corretto, cercando di renderlo un pezzo unico, massaggiandolo, e poi andremo a rifinire per bene. 6 hours later. Ebbene, dopo le lavorazioni di rifinizione da eseguire rigorosamente a mano, il risultato che abbiamo ottenuto è questo. Il pacco lamellare ci entra perfettamente e siamo riusciti a creare un bel canale pulito e soprattutto diretto. Come potete vedere, si estrae e inserisce facilmente, e questo è il lavoro interno. Ora lo andremo ad aprire e vi farò vedere la lamella come lavora bene. Inseriamo il pacco lamellare. Come potete vedere, l'apertura delle lamelle è abbastanza ampia e libera, soprattutto da entrambi i lati. Addirittura da questo lato siamo riusciti a creare una sorta di curva che tenderà a spingere nel modo migliore il flusso verso la parte centrale delle sacche di travaso.
Ovviamente è stato replicato anche nell'altro carter. Ciao ragazzi e al prossimo video!